Certo è che la Procura di Palermo sembra segnata da questo destino nei decenni, di dover essere un punto di riferimento nel bene e nel male per la società italiana, non solo per la giustizia italiana. Pensando anche alla vicenda di questa Procura, pensando alle polemiche del prima e del dopo, io non posso non fare una domanda che non è capziosa, ma vorrei davvero il vostro parere, perché voi avete avuto accanto per molto tempo, forse accusato inizialmente, messo sotto accusa più del dottor Di Matteo, un giudice, un magistrato che si chiama Antonio Ingroia. Che bilancio fate della esperienza compiuta con lui presso la Procura di Palermo? Dicevo, Antonio Ingroia, oltre ad essere per me un amico, è un magistrato che, ne sono convinto perché l'ho constatato negli anni, ha sempre interpretato il suo ruolo secondo il dettato costituzionale di cercare di trattare tutti i cittadini allo stesso modo. È un magistrato che ha avuto il coraggio di indagare settori inquinati delle istituzioni, settori inquinati e inquinanti della politica, e non posso dimenticare, anche per questo al momento della sentenza del 20 aprile l'ho voluto pubblicamente sottolineare, che è stato, assieme a me, quello che ha iniziato l'indagine, che poi è proseguita con il contributo e poi nella fase del processo ancora di più essenziale di Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi. Ovviamente io personalmente non ho condiviso la sua scelta a un certo punto di lasciare il processo, ma l'ho rispettata e la continuo a rispettare. Voglio dire una cosa, proprio in relazione a quello che ho detto, che quello che Antonio Ingroia ha rappresentato non solo per queste indagini, per questa indagine e per tutte le altre indagini, ma per la storia, diciamo, dell'attività antimafia a Palermo e in Sicilia ai più alti livelli, io reputo profondamente ingiusto, per non dire vergognoso e pericoloso, il fatto che ho constatato quando mi è capitato di incontrarlo 15 o 20 giorni fa, che è rimasto assolutamente privo di qualsiasi protezione, e hanno completamente revocato, per quello che io ho potuto constatare, qualsiasi forma di protezione, di scorta, di tutela, in un momento secondo me comunque particolare, sia per gli equilibri complessivi del Paese, sia soprattutto perché immediatamente successivo ad un dispositivo di sentenza di un processo che anche lui ha contribuito, seppure soltanto nella fase delle indagini, ma in una fase quindi comunque importante ed essenziale, a concepire e a portare avanti. Non sono abituato a parlare di queste cose, non ne ho mai parlato e non ne parlerei mai per quanto riguarda me stesso, ma visto che lei mi ha fatto la domanda, complessivamente io non posso non dire anche che sono preoccupato e amareggiato, perché da questo punto di vista, mi sembra da questo punto di vista, che lo Stato abbia dimenticato una persona che non è più un magistrato, ma è stato un magistrato che ha portato avanti a livelli altissimi la ricerca della verità, esponendosi tantissimo. E noi che sappiamo, meno male ci occupiamo da quasi 30 anni, io poco meno Francesco Del Bene, ma sempre da più di 20 anni di queste cose, sappiamo che la mafia e i poteri criminali che colludono con la mafia non dimenticano certo, e certamente non cambiano idea rispetto a un soggetto soltanto perché ha abbandonato il ruolo, nel caso di Antonio, la toga che indossava.
Ci tenevo a dirlo e ci tengo tuttora a dirlo nel momento in cui adesso, per vari motivi, molti tendono a mettere in difficoltà Antonio Ingroia, che io di Antonio Ingroia continuo a conservare il ricordo di un magistrato coraggioso, con la schiena dritta, e che fin quando ha portato la toga sulle spalle l'ha portata in maniera degna dei maestri che lui aveva avuto, Giovanni Falcone e soprattutto Paolo Borsellino.